Ragazze mie e ragazzi miei, bentornati sul mio canale. Allora, oggi continuiamo i nostri video improntati al lavoro su di sé, alla presa di coscienza delle grandi leggi dell'universo e soprattutto improntati a quello che l'uomo è chiamato a fare in questa dimensione terrena, ossia ascendere alla propria divinità interiore e portarla consapevolmente nella materia, ossia la formazione del creatore consapevole. Allora, quello di cui andiamo a parlare oggi è come manifestare la propria missione. Ok, andiamo a chiarire un po' di punti con l'augurio che possa solleticare in voi delle intuizioni che siano la base della costruzione dei vostri pensieri edificanti. Allora, l'illuminazione. Cos'è l'illuminazione? Allora, l'illuminazione arriva soltanto in chi accetta l'istante presente, comprensivo di tutte le difficoltà che possono esserci. Spieghiamoci meglio. L'illuminazione è qualcosa che ha a che fare con la consapevolezza che ciò che stiamo vivendo in questo esatto momento è esattamente ciò che la nostra anima ha chiesto di vivere per evolvere. E cosa deriva da questo tipo di consapevolezza / illuminazione? Ne deriva che entri in uno stato di coscienza superiore, entri esattamente in quello che ti sei sempre chiesta e o hai cercato per tanto tempo, ossia entri nella tua missione. Perché ciò che è stato sempre frainteso è proprio questo punto, ossia cercare disperatamente la propria missione quando ce l'avete sotto gli occhi, la vivete tutti i giorni. Perché la missione non è qualcosa che ha a che fare con ciò che fai. Ecco qual è il punto nodale della spiegazione. È questo che non è stato spiegato bene o frainteso il più delle volte. La missione ha a che fare con l'identificarsi con lo stato di coscienza superiore della propria anima e fare l'esperienza empirica sulla realtà 3D di ciò che l'anima stessa ha preparato per te, affinché tu ti allineassi consapevolmente alla sua volontà. Vivere nella totalità il proprio presente, il cosiddetto qui ed ora, significa incarnare la missione. Quindi ricapitoliamo. Vivere nella totalità il proprio presente, il qui ed ora, significa incarnare la propria missione. Quindi, a questo punto, noi tutti i giorni stiamo vivendo la nostra missione. E questo è ciò che dovete sapere. La differenza sta nel rendersi consapevoli di questo, e questo si chiama illuminazione. Tutti dunque stanno vivendo la propria missione. La differenza fra un illuminato e una persona non consapevole sta nell'accorgersene. L'illuminazione dunque ha a che fare con la scomparsa del disagio che possiamo provare rispetto alle condizioni di vita che stiamo sperimentando. Ma cosa voglio dire con questo?
Voglio dire che le condizioni di vita che stiamo vivendo, dalle più impegnative e le più difficili a quelle meno impegnative, assumono con questa prospettiva un ruolo totalmente diverso. Perché? Perché si prende atto del ruolo delle circostanze più avverse, perché fortemente volute dall'anima. E avviene al proprio interno, quando si ha questo tipo di illuminazione, una trasmutazione radicale del disagio, ossia quelle circostanze esterne diventeranno il terreno di gioco dove manifestare il meglio di noi stessi, ossia la nostra missione consapevole. Cosa significa dunque incarnare la propria missione? Significa vivere in un certo stato di coscienza superiore. Quindi significa vivere in un certo stato di coscienza superiore quotidianamente. E questo stato di coscienza superiore implica che non devo aspettare niente. Ma cosa voglio dire ancora con questo? Vi spiego quello che è accaduto a me personalmente. Dopo aver ricercato, studiato per tutta la vita, per colmare il mio disagio, per questa inquietudine di vivere costante, lo studio per cercare risposte, dove dovessi andare, dove dovessi stare, cosa dovessi fare. Ok. A un certo punto ho capito che il mio scopo si esauriva nell'istante presente. Cioè, facevo un'azione e nel compiere quell'azione si esauriva completamente il mio scopo. Quello che sto cercando di dirvi è che la domanda intellettuale, cosa farò nella vita? Oppure, è questa magari la persona giusta per me? Ok, queste domande intellettuali non riguardano assolutamente lo scopo. Perché da un punto di vista esteriore, nessuno di noi può sapere se ciò che sta facendo, oppure per esempio, che ne so, la persona con cui sta, rimarranno sempre le stesse per tutta la vita, ok? Io ad esempio non posso sapere se farò per sempre questo lavoro di terapeuta o... non lo so, non lo so. E adesso vi dico una cosa fondamentale. Nemmeno questo lavoro, paradossalmente, che faccio adesso ha a che fare con la grande missione della mia anima, seppur sembri così. Io ho cominciato a incarnare la mia missione vivendo nell'istante presente, a sentire quello che dovevo fare in quel preciso momento, nel prendere tutta la mia conoscenza e condividerla con voi attraverso questo straordinario strumento divulgativo di questo canale, per esempio. Ma io non lo posso sapere per quanto tempo lo farò. Cioè, fatto sta che faccio del mio meglio nell'istante presente, con quello che ho a disposizione quotidianamente, ed è questo che mi fa sentire piena e appagata in quel momento. Ma prima di arrivare a questo, anch'io ho sperimentato enormi disagi per non accettare il posto dove stavo, a credere che se avessi avuto una bacchetta magica per andare via dal posto in cui stavo sarei stata felice. Poi la conoscenza, lo studio mi ha aiutato a capire che era l'anima mia che mi voleva lì e che quello in quel momento era il terreno di gioco dove stavo vivendo la mia missione senza esserne cosciente. Quando inizi ad esserne cosciente poi, ossia quando ti arriva
quell'illuminazione, una sorta di lampadina, e accetti quello che hai e che in quel momento stai facendo, allora magicamente, dopo pochissimo, anche quello che stai facendo cambia. E anche il posto dove stai cambia. Questo vale proprio per la mia personale esperienza e per tante persone che hanno avuto la stessa lampadina che si è accesa. Ossia, da che volevo scappare dal posto dove stavo, dal lavoro in cui facevo, a un certo punto non l'ho voluto più. E la vita mi ha portato in un altro posto perché ciò che dovevo apprendere dove stavo prima si era esaurito. Grazie a quell'accettazione però, seppur drammatica, con disagio. Praticamente che cosa è successo? Avevo iniziato a vivere. Questo era successo. E a non rimandare ad un domani, forse domani sarò felice. Ecco, la chiave di tutto, di volta, è questa. Cosa accade dunque quando ti identifichi consapevolmente alla tua missione? Ossia quando ti identifichi consapevolmente con lo stato di coscienza superiore? Accade che non sei più nel tempo lineare, ossia come lo percepiamo noi, no? Passato, presente e futuro. Quello è il tempo della realtà 3D. Invece l'anima, come ho spiegato spesso in altri video, vive nel momento presente, l'eterno presente, cosiddetto eterno presente, che è un tempo circolare. E quindi accade, stavo dicendo, che non sei più nel tempo lineare, e quindi uscendo dal tempo lineare, tutto il resto diventa una conseguenza. Diventa una conseguenza che mestiere farai, in quale città vivrai, quanto denaro avrai. Diventa una conseguenza del tuo stato. Ma tutto questo, paradossalmente, è già così. Per tutti noi. Proprio perché ognuno di noi si trova esattamente nel posto giusto in cui deve essere adesso, perché è nel posto giusto rispetto allo stato di coscienza in cui si trova. E lo step per l'illuminazione, quella lampadina lì, è accettare che quel momento, oppure posto in cui si trova, adesso, è la perfezione per lui in quel momento. Perché la sua missione ha proprio a che fare con ciò che sta facendo e proprio dove si trova in quel momento. Deve accorgersene, ossia illuminarsi. Lo so che queste verità non sono facili da digerire, specialmente per situazioni veramente, veramente dure. È questa la legge però. È la legge dell'incarnazione. E soltanto ciò che viene accettato può essere cambiato. Sapete perché? Perché il cambiamento arriva quando non c'è più la resistenza ad accettare ciò che in quel momento è. Perché ciò a cui resisti persiste. Quando ti abbandoni al flusso, comprendendo che è lì, proprio lì, in quell'istante presente, si sta compiendo la tua missione, proprio in quell'istante lì, allora ti identifichi con essa e fai del tuo meglio in quell'istante senza procrastinare o rimandare di essere vivo in un domani migliore, perché non esiste. È adesso che sta avvenendo. A questo punto vi consiglio anche un libro importante che io lessi tanti anni fa, Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Allora, assodato dunque il fatto che tu, in questo preciso istante,
stai già incarnando la tua missione, la domanda è: qual è lo scopo della missione stessa, quindi? Lo scopo della missione stessa sul pianeta Terra è aiutare l'evoluzione della Terra stessa. Tu per primo, incarnando consapevolmente, quotidianamente, il tuo stato di coscienza superiore, sviluppi nuove qualità, oppure perfezioni quelle qualità che hai lasciato in sospeso nella vita precedente. E questo è l'aspetto che riguarda in particolare te stessa o te stesso, ok? Cioè migliorarti rispetto a quello che hai lasciato in sospeso nella precedente incarnazione, sotto forma di talenti, qualità, potenzialità, attitudini. Questo è l'aspetto proprio che riguarda te. Poi veniamo su questo pianeta, che è un pianeta scuola, per aiutare gli altri e aiutare l'evoluzione stessa del pianeta scuola. Quindi ne ricavo sia qualcosa io, ma allo stesso tempo nel fatto di essere al servizio del pianeta ne ricavo sempre di più io. Io e il pianeta, è uno scambio. Cosa accade dunque? Accade che più evolvo, più sono una persona integrata, più sono una persona felice perché vivo consapevolmente l'istante presente della mia missione, ossia più riesco ad identificarmi con la mia anima, più sto aiutando gli altri. Il modo migliore per evolvere è dunque mettersi al servizio, che significa mettere il proprio ego inferiore al servizio dell'ego superiore anima. Sentire che il proprio bisogno è un bisogno dell'anima. Quello che l'anima soddisfa è anche il tuo bisogno del piccolo ego. Quello è lo step proprio successivo. Mettersi al servizio dove serve? Perché mentre siete al servizio arrivano le intuizioni. Rispetto a quello che vi ho detto all'inizio di questo video, dunque, come si fa ad evolvere nelle circostanze che adesso abbiamo nella nostra vita? Abbiamo capito che quello che stiamo facendo adesso, il luogo in cui ci troviamo adesso, è esattamente il teatro della nostra missione. Bene, quindi il solo modo per connettersi sempre di più alla propria anima, ossia la coscienza superiore di cui sopra, dobbiamo metterci consapevolmente al suo servizio, al servizio dell'anima, ossia totale accettazione e grande partecipazione a ciò che viviamo. Qualsiasi cosa a cui voi vi mettete al servizio vi fa arrivare intuizioni in merito e vi guida quotidianamente nel vostro scopo. E ricordiamoci, non è tanto ciò che fate che definisce la vostra missione, perché ciò che fate è un effetto di quello che la vostra missione o anima vi detta di fare in quel preciso momento, e che quella cosa ha una durata o può avere una durata variabile. La vostra missione può farvi cambiare attività, mestieri, partner, cioè è tutto inerente allo scopo evolutivo dell'anima. Quindi, per tornare a quello che stavamo dicendo prima, non sentire più il problema nella situazione in cui vivete, ma bensì vedere che quella è l'opportunità che la vostra missione vi sta facendo vivere per adempiere il vostro progetto. Questo è il solo approccio che porta a cambiare lo stato di coscienza in cui vi trovate.
e la maggior parte delle volte cambia anche la mansione stessa che state svolgendo. Ricordate ancora che per cambiare qualcosa bisogna accettare senza riserve ciò che si sta facendo adesso, comprenderne le cause, come ho cercato di spiegarvi oggi, e le cause sono attribuibili solo alla volontà dell'anima. Ora, a partire da questo punto, da tale presa di coscienza, tutto può cambiare. Come ho spiegato nel mio video La vera legge di attrazione, quando noi esprimiamo un desiderio, non è tanto la realizzazione del desiderio in sé che conta, quanto quel desiderio lavora su di noi al fine di migliorarci ed elevarci. La problematica del nostro tempo è relativa proprio all'atto di desiderare, perché questo perché a livello culturale siamo identificati in quello che Jung definirebbe l'archetipo della vittima, che trancia completamente l'immaginazione creativa. Ognuno di noi è un essere unico e inequivocabile. Ognuno di noi ha nel proprio patrimonio genetico qualcosa che è unico rispetto ad un altro. Quando cresciamo poi avviene il cosiddetto processo di mentalizzazione, ossia iniziamo a identificarci con dei copioni che sono ombre, e quando ci identifichiamo con anche solo uno di questi copioni si avvia un processo di limitazione, ossia una sorta di restrizioni di gradi di libertà, perché ci stiamo identificando con un solo aspetto di noi, eliminando tutti gli altri possibili. Tipo, faccio la ragioniera, ok, io sono una ragioniera, sono la madre di, sono la moglie di, ok, questi sono copioni in cui ci stiamo identificando e crediamo che siano solo quelli. Noi siamo esseri limitati, ok? Quindi identificarsi in un copione è funzionale se ne abbiamo coscienza che ci stiamo identificando in qualcosa che è solo un piccolissimo aspetto di noi. Non è più funzionale quando diventa la gabbia. Nell'archetipo della vittima, le scelte che facciamo non sono dettate da un'autentica scelta dell'essere, ok? Ma bensì è su base difensiva, ossia scelgo di non fare questo lavoro oppure di non dire niente in questa circostanza a questa persona, altrimenti poi mi lascia, oppure ecco, sono tutte scelte dettate da una base difensiva e non da una vera volontà dell'essere. Questo è uno degli esempi nella realtà di interazione con l'altro, per esempio. Ma in questa specifica sede voglio mettere l'attenzione su come approcciare la propria vita per ottenere il massimo risultato possibile. Allora, esistono 3 livelli di interazione con la realtà. Il primo livello è il livello della vittima, come stavamo dicendo poc'anzi, ossia colui che accetta ma subisce la realtà esterna, colui che si adatta a quello che viene durante la giornata, colui che si adatta lamentandosi tutto il giorno. E come ho spiegato in un altro video, la lamentela è un enorme dispendio energetico. Colui dunque che non è consapevole che è colui a creare il mondo esterno, come spieghiamo sempre, è qualcuno che potrebbe chiedersi: ma allora vuoi dire che sono stato io a creare la crisi, oppure la pandemia, oppure qualsiasi circostanza avversa esterna? Allora, la crisi e la pandemia sono teatri messi in scena dal karma nazionale o globale, perché esistono vari tipi di karma. Esiste il karma di una nazione, il karma di un popolo o di un paese. Sei tu
in qualità di anima che in base al tuo karma individuale scegli dove e quando incarnarti, perché il karma di un certo luogo, paese o tempo storico ti offre il terreno di gioco migliore per la tua evoluzione individuale. Sono le tue grandi opportunità quelle che scegli a livello esterno. Quindi a partire da tali condizioni karmiche del luogo in cui ci si trova, sei tu che crei la tua realtà con il terreno di gioco che hai a disposizione. Quindi l'espressione tipica dello stato di vittima è: non è colpa mia se va così. Quindi è un atteggiamento deresponsabilizzante, ossia la colpa viene proiettata sempre all'esterno, cioè il partner che se ne va, il sistema in un certo modo. Ecco, la vittima delega sempre all'esterno, non assumendosi mai responsabilità. Qual è il secondo livello di interazione con la realtà? L'altro grado, no? Quello del mago, del creatore consapevole, ossia coloro che iniziano a svegliarsi, coloro che hanno capito che sono loro a creare la realtà. Sono coloro che hanno capito che sono loro a creare la realtà consciamente o inconsciamente. Qual è la differenza fra il primo gruppo, la vittima, e il secondo gruppo, il mago? Esempio: qualcuno mi tampona la macchina mentre sono ferma in un parcheggio. Bene. Cosa dice il primo gruppo? La vittima? Guarda questo cretino che non sa guidare. Cosa dice il secondo gruppo? Caspita, sono io che ho creato questo tamponamento. Beh, avrà certamente un significato. La mia anima mi sta dicendo qualcosa. Ecco, il mago dunque si prende il 100% della responsabilità. E solo il lavoro su di sé porta dunque al cambiamento della realtà esterna. Iniziare a comprendere il linguaggio simbolico con cui l'anima si esprime attraverso questi segni, sincronicità, eventi esterni e persone. Questo fa il mago. Il mago sa che lavorando come un vero alchimista, ossia trasmutando le proprie emozioni dal piombo più basso, rabbia, rancore, risentimento, fino all'emozione, l'ottava superiore della stessa, ecco, il mago sa che trasmutando queste emozioni non arriva più nessuno a tamponargli la macchina. Cioè, inizia a capire qual è il gioco, il meccanismo. Il mago sa esattamente che quello che ha adesso è quello che gli serve per la sua evoluzione. Quindi, partendo da questo presupposto, ogni desiderio che viene espresso si può realizzare. Perché? Perché so che una volta espresso il desiderio o il mio intento, l'universo si metterà in moto per il mio obiettivo, preparandomi il terreno di gioco funzionale alla realizzazione del mio desiderio. Tale terreno di gioco prevede molte prove che saranno proiettate a debellare le resistenze inconsce verso tale obiettivo. Sarà una serie di corsa a ostacoli a seconda del tipo di desiderio da raggiungere e delle resistenze che ci sono in merito nel subconscio. Una serie di corsa a ostacoli, trabocchetti per testare le abilità psichiche e animiche della persona. Tutto proiettato a metterla alla prova. Sì, perché consciamente noi esprimiamo il nostro desiderio con la parte cosciente della nostra psiche, che è solo il 5%, la parte cosciente, mentre poi abbiamo a che fare con il
95% della parte inconscia, dove si celano una marea di informazioni a noi consciamente sconosciute, che determinano la maggior parte delle volte la cosiddetta resistenza al nostro desiderio. Quindi, ricapitolando, il desiderio è possibile, è realizzabile, perché altrimenti non l'avreste potuto desiderare. Non vi sarebbe potuto arrivare nella mente. Il desiderio è il vostro, come possiamo chiamarlo, goal evolutivo, ossia l'obiettivo capace di forgiarvi, forgiare le vostre armi, ossia le vostre capacità e talenti. Perché è il desiderio che lavora su di voi facendovi evolvere. Perseguendo quel desiderio voi vi evolvete. Il desiderio è dunque lo strumento attraverso cui noi progrediamo. Più il focus è centrato, più ci avviciniamo ad esso superando le prove, rialzandoci sempre più forti. Le prove vanno affrontate come dei maghi consapevoli, ossia accettando la realtà come un apprendistato. Ossia, quello che ho adesso è esattamente ciò che mi serve per il mio obiettivo. Voglio qualcosa? Ciò non significa che io disprezzo la mia realtà di adesso, altrimenti non sono un mago consapevole, perché la realtà che ho adesso incarna la mia missione. Quindi io do il mio meglio in questo momento, auspicando a un certo desiderio, ma adesso lo accetto perché sono consapevole che mi sta preparando il mio desiderio. C'è un'accettazione totale del presente, qui e ora. Il mondo là fuori non ha una volontà propria, ma reagisce a quello che io sono. Attenzione, non reagisce a quello che io voglio, ma reagisce a quello che io sono. Perché ricordiamo, tu vuoi, noi vogliamo, la parte voglio, con il solo 5% della nostra parte cosciente. Man mano che inizi a operare come un mago e quindi conoscendo sempre di più te stesso attraverso le circostanze esterne che palesano il tuo inconscio, cioè il 95%, allora vai pian piano a mettere in luce percentuali della tua parte subconsciente sempre più grosse e la realtà ti manifesterà sempre quello che stai diventando, ossia quello che inizialmente hai decretato di volere con quel 5% cosciente. Cosa voglio dire, ricapitolando un attimo? Noi esprimiamo un desiderio, vogliamo quella cosa con il 5% della nostra parte cosciente, ok. Mentre ci operiamo con quella cosa, nel raggiungimento, il focus di quella cosa, l'universo ti ha ascoltato, chiedi e ti sarà dato. Allora tutte le circostanze si metteranno in favore del tuo obiettivo. Quelle circostanze includono anche tutte le resistenze che tu hai nel subconscio affinché tu le sblocca. Le sblocca, scusate. Quindi il terreno di gioco, dopo che tu esprimi un intento, un desiderio e vai dritto al focus, sarà fatto di prove. In queste prove tu andrai a scoprire la tua parte subconsciente, ossia le prove sono le resistenze che la parte subconsciente mette al tuo desiderio. Man mano che tu vedi come un mago le prove che ti arrivano e quindi ti rialzi sempre più forte, non reagendo alla realtà esterna, come se fossi sconfitto, ma bensì fai tutto l'opposto, ci credi sempre di più, perché sai che quelle sono le prove che servono ad abbattere le tue resistenze, allora tu stai andando a svelare sempre di più la parte subconsciente. Quel 95% diventerà sempre meno fino a che tu sei lavorato bene e raggiungi il tuo obiettivo, il tuo desiderio. Ok. Qual è la terza fase di interazione con la realtà? Eh sì, perché c'è una terza fase oltre il mago, C'è una parte superiore ancora di più al mago.
che è quella di entrare nell'uno, cioè entrare nel flusso. Questa è una fase altissima di consapevolezza, ossia potremmo dire un maestro vero e proprio, ok? Questa è la fase dove non c'è più la fase in cui cerco di far arrivare qualcosa. Eh sì. Semplicemente tutto ciò che ho è ciò che voglio e ciò che voglio è esattamente ciò che ho. Ora, ragazze mie, questa è una delicatissima frequenza di stato di coscienza, ok? È uno stato veramente superiore in cui si realizzano veramente i grandi sogni. Allora, voi mi potreste chiedere adesso, e quindi se dici che non devo cercare di far arrivare qualcosa, perché quello che ho è già quello che voglio, e quello che voglio è esattamente ciò che ho, allora non devo desiderare. No, il contrario. Tutto il contrario. Desiderare con l'attitudine a godere di quello che c'è adesso senza remore. Ragazze, quello che vi sto dicendo è un equilibrio delicatissimo, perché anche se mi sforzo non posso spiegarlo realmente a parole, ma è qualcosa che dovete sentire sulla pelle proprio. È una sorta di... come potremmo chiamarla? Forse è giusto il termine intelligenza emotiva? Perché non è intellettiva, capito? Non è mentale. Come... Non so se vi è mai capitato nel corso della vostra vita di ascoltare una frase, ok? Che non capite con la testa, ma vi risuona. Cioè vi risuona in tutto il corpo, però non la capite. E poi dopo anni, dopo aver fatto un certo tipo di esperienza, la vostra vita, no? Vi ricordate ad un tratto di quella frase e vi accorgete che anche mentalmente l'avete capita. Ecco, a me succedeva questa cosa, tante volte. E noi siamo in questo momento, con quello che vi sto dicendo adesso, con questa terza ultima fase, proprio in quel terreno di gioco lì. Se qualcosa vi risuona dentro, ma mentalmente non la capite, ma vi piace, che cioè, vi dà proprio quella sensazione là forte di benessere o altro, quella cosa lì. Se vi è arrivata già questa cosa, avete capito di cosa parlo. Ecco, significa che dentro di voi ci sono i codici di comprensione, una sorta di semi che poi devo andare a sbocciare, di attuazione di quella cosa che poi vedrete manifestati con l'esperienza stessa di vita. C'è proprio e come possiamo dire un'altra frase che riecheggia con questo stato dell'essere, della terza interazione col mondo? Una sorta di equilibrio tra volontà e resa. Cioè, tutto ciò che ho è ciò che voglio e ciò che voglio è esattamente ciò che ho. Questo, con la propensione al grande desiderio, significa che tu prendi coscienza che quello che hai è propedeutico e funzionale alla realizzazione di quel tuo desiderio, cioè hai le mani in pasta lì, dove stai adesso, per realizzare quello che vuoi, senza denigrare quello che hai. Cioè, ragazzi, è sottilissima, a qualcuna di voi sarà arrivato proprio subito questo messaggio, perché non è qualcosa che possiamo spendere parole a ragionarci su, però è qualcosa che veramente è un attimo di comprensione, perché a livello emotivo, capito? Ecco, quando state in questo stato dell'essere, godendo appieno di quello che c'è, qualsiasi sia la circostanza, l'abbiamo spiegato prima, ecco lì arrivano veramente miracoli stratosferici, proprio miracoli stratosferici. Detto questo, cosa avviene quando ci si trova fra questi due stadi, questi due gradi di consapevolezza, il mago e il mago alla potenza?
si iniziano ad avere le vere intuizioni. Questo perché si sono aperti i canali. Questi canali intuitivi hanno una struttura molto molto delicata. Vi spiego perché. Allora, affinché tale canale intuitivo rimanga sempre aperto, non ci si deve mai attribuire la paternità di una intuizione. Ossia, tu sei solo uno strumento, un canale attraverso cui Dio agisce. Vi spiego ancora meglio. Se io faccio qualcosa per gli altri, ossia qualcosa di funzionale o di aiuto o supporto per gli altri, allora il canale rimane aperto. Cioè, se lo faccio perché voglio migliorare il collettivo, l'umanità, perché voglio fare qualcosa di bello per aiutare e supportare l'altro, portare bellezza, armonia, un'idea geniale, allora il canale rimane aperto. Quindi affinché la strada dell'intuizione rimanga aperta rispetto ad un nostro desiderio o obiettivo specifico, dobbiamo chiederci: perché sto facendo questa determinata cosa? Se la risposta non ha un senso specificatamente egoico, ok? Ma è a beneficio anche di altri, allora le intuizioni arriveranno a valanga. Per esempio, costruisco un tavolino, ci metto sopra, sto facendo esempi, costruisco questo tavolino, i tavolini ce ne sono tanti, ma io voglio creare un tavolino dove ci metto i miei disegni su questo tavolino, ci faccio le decorazioni che mi piacciono, faccio qualcosa di bello perché voglio che ne beneficino anche gli altri, quindi voglio portare benessere all'altro. Ok, questo non ha un rendiconto personale, cioè non è a livello egoico quella cosa, ma ti stai mettendo al servizio, di mettere al servizio la tua creatività, il tuo genio, il tuo estro, ti stai lasciando andare al flusso per beneficiare tu, perché prima di tutto ti rendi canale dell'alto e anche gli altri. Quindi, oppure sono brava a fare i dolci e ne farò per allietare il palato dei miei vicini o degli altri, oppure dipingo per far sognare chi guarda. Sempre lo scopo del servizio. Porta l'intuizione funzionale alla tua missione specifica. Quindi lo scopo deve essere: faccio qualcosa di bello, perché già di per sé qualcosa di bello migliora il mondo e che sia utile. La ricchezza, ossia il denaro, con questo stato di essere, con questo stato dell'essere, deve essere proprio concepita come un effetto collaterale. E se io ho lavorato bene, è sempre un effetto collaterale che arriva. Questo è un punto molto delicato, ma è una legge imprescindibile. Più servo alle persone, più avrò il denaro come effetto collaterale corrispettivo a quello che sto facendo, cioè quello che mi serve per quello che sto facendo. Io proprio vi sto esprimendo i grandi concetti del lavoro su di sé, del tipo di consapevolezza da avere per migliorare istantaneamente la propria realtà. Quindi il lavoro su di sé serve proprio ad aprire i canali del proprio sé superiore, che ci indica la strada da seguire affinché la nostra missione venga portata avanti con la perfetta consapevolezza di come funzioniamo noi e il mondo e si possa ascendere alla propria maestria, che per ognuno è diversa perché dipende dal grado di coscienza in cui giunge in questa incarnazione e dove l'anima si è prefissa di arrivare, a partire dal grado di coscienza con cui arriva. Quello che voglio dirvi è anche che anche colui che arriverà alla vera maestria
passa inesorabilmente e comunque dalla fase della vittima. In questa incarnazione ci passa, eh? La differenza la fa il grado di coscienza con cui è arrivato sulla Terra. Ossia, se la sua coscienza è più elevata, gli basterà poco tempo di esperienza di vittima per fare il passo successivo alla consapevolezza che è lui a creare la sua realtà. Dipende sempre, ragazze, dall'anima, dal suo grado di coscienza. Un altro modo in cui il canale intuitivo si chiude è quando si ha paura di non avere più intuizioni. Ossia, faccio una cosa geniale, mi arriva un'idea geniale, la faccio, ha successo, eccetera, e poi si ha paura di non avere più intuizioni. E questa è una cosa molto tipica in grandi artisti come cantanti, registi che hanno fatto un film pazzesco e poi hanno paura di fare il secondo, perché il primo è andato bene. Quindi qual è il miglior atteggiamento per, ripeto, tenere aperto il canale? Io rimango aperto perché lo sto facendo per gli altri e più rimango aperto, più arrivano le cose nuove. Fare il proprio lavoro in maniera intuitiva, mettendosi al servizio del prossimo nella bellezza e utilità. Questo è il grande benchmark dell'assunto su come strutturare l'uomo integro di questa nuova era. Perché quello che vi dico fa capo a queste grandi leggi dell'universo. La vera conoscenza è dunque ciò che arriva per intuizione, grazie al lavoro su noi stessi che facciamo per aprire o tenere aperti tali canali intuitivi. Ed è quello che mi propongo sempre di fare nei miei video, fornirvi quegli strumenti, quegli scalpelli per destrutturare i pensieri limitanti, di cui siamo invasi tutti, perché siamo stati abituati a vivere nella mediocrità di noi stessi, culture, secoli e secoli di soprusi, perché nessuno fa gioco far rendere cosciente una persona che ha in mano il potere autonomamente, no? Ok, ma qua non voglio aprire un altro discorso adesso, focalizziamoci sull'adesso, ok? Quindi il mio obiettivo è proprio quello di fornirvi delle chiavi di lettura funzionali a costruirvi le vostre fondamenta interiori e che attraverso tali spunti di riflessione possiate usare in funzione del vostro massimo bene superiore. A qualcuno arriverà un'informazione, a qualcun altro un'altra, a qualcun altro non arriverà niente, qualcuno potrà dissentire, chissà. Ma la chiave di tutto è proprio aprire l'intuito, aprire il cuore, Quindi lo studio delle grandi leggi dell'universo serve proprio a debellare pensieri limitanti e favorire l'intuizione, ossia la voce della vostra anima che vi detta i passi per realizzare il capolavoro della vostra vita. Detto questo, quindi ragazze mie e ragazzi miei, io spero anche in questo video di aver potuto solleticare un po' il vostro intuito, accompagnarvi nel percorso come sempre e io vi ringrazio tanto, sempre, sempre, siamo sempre più uniti veramente per la costruzione di questa grandissima età dell'oro. Grazie ancora, un abbraccio a tutti.